Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questa è la bicicletta elettrica più potente che ho mai provato. Cavolo, 36 km all'ora in due solamente con l'acceleratore, a 170 kg praticamente sopra. La Duoz F26 monta appunto ruote da 26 pollici e sono ruote fat, e questa bicicletta è talmente potente con i suoi due motori brushless davanti e dietro che nella maggior parte dei casi anche in salita, anche se pesi 150 kg, perché questa bicicletta supporta 150 kg, non ti servirà attivare il motore anteriore e ti basterà questo posteriore. Infatti sul manubrio abbiamo un pulsante che attiva il doppio motore, quindi inizierà a funzionare anche il motore anteriore, altrimenti se è messo in questa posizione funzionerà solamente a trazione posteriore. Ok, adesso proviamo la Duoz F26 soltanto con l'acceleratore, con un solo motore nella solita salita. Perché con un solo motore? Beh, perché come ho detto questa bicicletta è talmente potente che il doppio motore ti serve davvero a poco. Sì, ti dà tanta spinta, ma volevo testare, farti vedere quanto è veloce nella solita salita con un solo motore e farti vedere la differenza. Davvero è la bicicletta più potente che abbiamo mai visto su questo canale. Adesso siamo a 27 km all'ora, 4 nella 6 nella solita salita nel punto più ripido. Bene, adesso proviamo la solita salita col doppio motore. Come avrai notato, quando accelero anche in salita la gomma anteriore sgomma, e adesso devo tenere il manubrio perché nonostante che sia molto stabile questa bicicletta, essendo fat da 26 pollici, ma come puoi notare nella solita salita nel punto più ripido siamo addirittura a 43-44 km all'ora col mio peso di 80 qualcosa chili. Ok, con tutta questa potenza di questa bicicletta non potevo non provare la solita salita in due col doppio motore e cavolo, 36 km all'ora in due solamente con l'acceleratore, a 170 kg praticamente sopra. Nonostante questo siamo adesso a 31 km all'ora nel punto più ripido della solita salita. È incredibile, davvero incredibile. È incredibile che non ci credo neanche io che sono sopra. Ho appena detto che questa bicicletta supporta 150 kg, che è una cosa molto positiva perché in tanti tra voi chiedono di questo, perché la maggior parte delle biciclette che trovi nel mercato non supportano pesi del genere. Ma com'è dal punto di vista dell'altezza? In realtà, avendo delle gomme fat, si alza tanto da terra come la maggior parte delle biciclette fat, e anche se in questo momento vedi che sono alzato tanto da terra, non ci arrivo, io sono alto 170, comunque non riesco ad estendere totalmente la mia gamba, avrei dovuto alzare il sellino un po' di più di così, perciò loro raccomandano un'altezza minima di 175. Io che sono alto 170 non ho avuto nessuna difficoltà, però capisco che qualcuno che non è molto pratico con le biciclette potrebbe avere delle difficoltà se ha un'altezza minore di 175. L'altezza massima raccomandata è di 2 metri di altezza, e questo perché abbiamo il sellino che si può regolare in altezza, ma il manubrio non si può regolare né in altezza né in distanza. Certamente una bicicletta così col doppio motore, con tutta questa dimensione fat, già anche la luce anteriore pesa forse 1 chilo, non è una bicicletta facilmente trasportabile, specialmente con il suo peso di 38 kg. D'altra parte le gomme fat abbinate a questi due freni idraulici a disco davanti e dietro, la forma e il peso della bicicletta fanno sì che questa bicicletta sia una delle più stabili sul rettilineo, in curva, in salita, qualsiasi salita, in discesa, se ci sali da solo o anche addirittura in due. Naturalmente, come potrai vedere, abbiamo solamente una forcella biammortizzata davanti, dietro non abbiamo nessun ammortizzatore. D'altra parte comunque
le gomme FAT non gonfiate al massimo ammortizzano moltissimo. Non solo, anche il sellino, che oltre ad essere imbottito molto bene, molto largo, è anche ammortizzato. Certamente la coppia, la spinta in salita di questa bicicletta è impressionante e devo essere sincero, non me l'aspettavo, specialmente con le ruote da 26 pollici. D'altra parte la cosa che mi ha sorpreso molto di più è la batteria. Loro dichiarano che è una batteria LG, su questo non posso darti una conferma. Quello che ti posso dire è che la performance è spettacolare, perché con singolo motore, col doppio motore, in uno o in due, non ho mai visto questa batteria perdere di potenza con caduta di voltaggio, che è una cosa solita delle batterie cinesi. Questo si traduce naturalmente in un'erogazione di potenza costante sia con il singolo e anche con il doppio motore, e già che ci sono ti avviso che devi distribuire bene il peso se parti specialmente in salita con il doppio motore, perché se non lo fai a esterzato un pochino con il manubrio potrebbe slittare la ruota anteriore. Ok, proviamo la velocità massima della Duoz F26 soltanto con l'acceleratore con un singolo motore. In questo momento sono a 39 km all'ora, 40 km all'ora e come puoi notare il tachimetro della bicicletta è congruo al 100% con la misurazione GPS. Siamo a 43 km all'ora. Prova a ingaggiare a questa velocità il secondo motore, vediamo come si comporta. Ok, adesso siamo con doppio motore e siamo a 50 km all'ora con il doppio motore. Adesso proviamo il freno, che è fantastico, doppio freno idraulico con queste gomme. Fantastico, freno molto sensibile, molto preciso sia in velocità ma anche graduale. Ovviamente è un freno idraulico. Naturalmente non sono per niente sorpreso con un freno idraulico messo su delle gomme FAT da 26, insomma ci si aspetta un comportamento del genere dal freno. Naturalmente il secondo effetto positivo di questa batteria è che abbiamo un'autonomia, nonostante la potenza di assorbimento di questi due motori, inaspettata naturalmente rispetto, in confronto alle altre biciclette da 750 watt che abbiamo visto sul canale. Infatti con un singolo motore riesce a fare, solo con l'acceleratore, col peso di questa bicicletta con 150 kg, riesce ad arrivare a 40-50 km. Ma con la pedalata assistita come siamo messi come autonomia? Loro dichiarano 100 km. In realtà questa bicicletta è molto pesante, avendo anche le gomme FAT che hanno un'aderenza maggiore su strada, ma d'altra parte anche un attrito maggiore su strada. È difficoltoso andare in giro solamente pedalando senza l'aiuto dell'elettrico, e lo stesso vale anche per la pedalata assistita, quindi non puoi aspettarti il doppio, perché sì, ti aiuta tantissimo, ma anche tu devi aiutarla e nella maggior parte delle volte cercherai di aiutarla di meno, perché va la bicicletta e avrai un'autonomia probabilmente di 70 km. Ovviamente questa cosa è comprensibile, perché non si può mai avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se vuoi una macchina potente, sicuramente non ti puoi aspettare un'autonomia equiparabile a una bicicletta meno potente. Ok, adesso proviamo i vari limiti di velocità impostabili dal display multifunzione. Come puoi notare, in questo momento sto utilizzando solamente l'acceleratore, siamo a 14 km all'ora. Tra l'altro l'acceleratore e la pedalata assistita e i limiti di velocità sono legati in un modo veramente strano. La prima volta che vedo un legame così strano, perché adesso, come puoi notare, non cambio il limite di velocità, siamo sempre a 1, ma pedalo. La pedalata assistita parte, adesso non mi sto sforzando, ma parte e va a 25 km all'ora con il limite di velocità 1, ecco, il che è strano, dovrebbe essere o uguale o non legato, però si comporta in questa maniera. Il limite di velocità 2 con l'acceleratore arriva a 22 km all'ora. Vediamo con la pedalata assistita senza acceleratore come si comporta.
ecco, siamo a 23 km all'ora, quindi non è cambiato niente per quanto riguarda la pedalata assistita. Passiamo al limite di velocità 3, siamo con l'acceleratore a 25 km all'ora, 27 km all'ora, vediamo 28, 29, 30 km all'ora con il limite di velocità 3, vediamo la pedalata assistita se cambia qualcosa. La pedalata assistita aumenta la velocità? No, rimane a 30 km all'ora, quindi corrisponde all'acceleratore. Solamente il livello 1 che cambia tra acceleratore e pedalata assistita, che la pedalata assistita arriva a 25 km all'ora. Quindi non puoi regolare la pedalata assistita che vada al di sotto di 25 km all'ora. Puoi azzerarla se metti il limite 0. La bicicletta diventa muscolare, ma se vuoi essere assistito a meno di 25 km all'ora con la pedalata assistita purtroppo non è possibile. Adesso proviamo il limite di velocità 4 e siamo a 30 km all'ora, 32 km all'ora, 34 km all'ora, 35 km all'ora con limite di velocità 4 soltanto con l'acceleratore. Se uso la pedalata assistita cambia qualcosa? Vediamo, leggermente più alta, 36 km all'ora con la pedalata assistita. Naturalmente tutto questo sto utilizzando solamente un motore, non il doppio motore, perché la bicicletta è davvero molto potente e non ti servirà quasi mai il doppio motore tranne se stai facendo una salita davvero pesante. Con la bicicletta arrivano un paio di chiavi che servono per sbloccare la batteria che si trova qui all'interno del telaio, che in una posizione un po' strana rispetto alle altre batterie che vediamo nelle altre biciclette. Infatti qua è molto esposta all'acqua ed è per questo che ha questi bordi di qua ed è impermeabile all'acqua. Per sbloccare la batteria giri la chiave e non esce più la chiave, abbiamo una doppia sicurezza qui, una piccola levetta per sbloccare la batteria così da poterla tirare via e ricaricarla eventualmente a parte. La batteria è da 48 volt 20 ampere ora, quindi 20 per 48,1 volt. Siamo a circa 1000 ampere ora di capacità della batteria che, alimentando un motore da 750 watt, è più che sufficiente, ma alimentare due motori, quindi 1500 watt in totale, certamente per delle batterie normali cinesi è una cosa pesante per la batteria, che deteriora velocemente la batteria. Questa batteria in realtà, da quello che ho visto, è molto buona. D'altra parte, se non hai bisogno del doppio motore, ti consiglio di non usarlo se vuoi fare più cicli totale di vita della batteria, ma anche molta più autonomia. Il caricabatterie è da 2 ampere, 20 ampere diviso 2 vuol dire che la batteria viene ricaricata totalmente da zero in 10 ore. Ottimo il manuale di istruzioni che arriva con la bicicletta, anche se solamente in lingua inglese. Perché è ottimo? Perché contiene tutto quello che ti serve, specialmente quello che riguarda il display multifunzione che c'è sulla bicicletta e il menu segreto che ti permette di regolare la velocità e limitandola eventualmente tramite il menu P8, limitando anche la potenza. Il connettore del caricabatterie è DC 5.5 2.1 che si può utilizzare, come vedi, anche per ricaricare la batteria mentre è installata sulla bicicletta. Con la Duos F26 arriva anche questa pompetta che secondo me è troppo sottodimensionata per delle gomme fat che contengono un sacco d'aria e non ti permette di gonfiare le gomme alla pressione corretta che è scritta sulle gomme. Io starei 1-2, almeno 1-2 PSI al di sotto della pressione massima e questa pompa non ti permette di farlo. Se vuoi una pompa elettrica che ti fa anche da power bank e altre cose, ti lascio una molto buona nella descrizione del video. Nella confezione abbiamo anche una borsetta di un po' di strumenti per far manutenzione, ma specialmente anche per montare la ruota anteriore con il motore, che è molto facile da montare, e eventualmente registrare i freni, che in realtà non ho dovuto registrare perché sono arrivati già registrati. L'ammortizzatore della forcella si può bloccare o sbloccare
bloccare, si può anche regolare il precarico, così adatti il ritorno dell'ammortizzatore al tuo peso. Il cambio è un TZ turni della Shimano a 7 rapporti con 7 pignoni dietro e una corona davanti. Devo dire che il portapacchi è molto comodo perché è molto largo e si può mettere qualcosa sopra. Io durante il test per esempio ho messo un cuscino sopra, ci ho messo mio nipote e siamo andati in giro lungo il fiume, ed oltre ad essere stata un'esperienza molto bella, perché se non fosse una bicicletta elettrica avrei faticato tantissimo, è stata anche impressionante l'autonomia di questa bicicletta salendo in 2. La maniglia destra integra l'acceleratore a semi-maniglia. Ti ricordo che avere l'acceleratore purtroppo in Italia non è a norma, quindi se vuoi essere a norma dovrai staccarlo o disabilitarlo e utilizzare esclusivamente la pedalata assistita. Sì, lo so, è molto stupido, è più sicuro dal punto di vista tecnico, è più preciso utilizzare l'acceleratore, ma come dice l'avvocato greco, questa è la legge. Con la bicicletta arriva addirittura un portacellulare che integra una porta USB per ricaricare il cellulare, e dico addirittura perché questa bicicletta con il doppio motore, la batteria da 20 Ah, quindi 1000 Wh, le gomme FAT, il portapacchi, lo schermo che è molto bello, costa solamente 1.400 euro, che sicuramente come cifra è alta, ma per quello che offre questa bicicletta, se vuoi una potente, questo è sicuramente un best buy. Lo schermo LCD è molto visibile anche sotto i diretti raggi del sole, molto carino. Abbiamo qui i pulsanti di controllo e di accensione e di spegnimento del display multifunzione. Per entrare nel menu segreto, come al solito, dobbiamo cliccare e tenere premuti queste 2 frecce in su e in giù, e poi eventualmente per confermare facciamo la stessa cosa. Ci permette di vedere il voltaggio della bicicletta, la corrente che stiamo consumando, i chilometri in totale, il tempo, i chilometri che abbiamo fatto adesso, il totale, eccetera eccetera, e possiamo scegliere tramite le frecce il limite di velocità e di potenza. Quando siamo su 0 solamente muscolare, quindi non si attiva nessuno dei 2 motori. Quando andiamo sul limite di velocità 1, allora si attiva 1 o 2 motori tramite questo pulsante. Abbiamo anche il clacson, che niente male, ed è integrato all'interno del faro anteriore che si accende e si spegne tramite questo pulsante. Il faro, oltre ad essere molto potente, dona un aspetto molto bello alla bicicletta. Purtroppo la luce dietro in dotazione è una luce che si può accendere e spegnere direttamente con la mano, non è collegata al sistema della bicicletta. Possiamo scegliere tra vari tipi di illuminazione, anche quello tipo da polizia americana. È molto potente, quindi molto visibile. D'altra parte, non essendo collegato al sistema della bicicletta, non funziona da luce da stop, quindi non si può attivare con la frenata. Con questa luce arriva anche un cavetto USB, micro USB, per ricaricarla. Potresti anche ricaricarla eventualmente tramite il portacellulare. L'elettronica di questa bicicletta si trova tutta all'interno di questa scatola, facilmente accessibile. Naturalmente, essendo così in alto, e anche la batteria essendo impermeabile e anche essa in alto, i motori brushless sono naturalmente impermeabili, si possono immergere tranquillamente senza problemi, e questo vale per qualsiasi motore brushless, perché non ha le spazzole, non soffre l'acqua, quindi il grado di impermeabilità di questa bicicletta è molto alto rispetto ad altre che sono più basse. Puoi andare in pozzanghere senza problemi, puoi andare anche sotto una leggera pioggia, ma non puoi immergere totalmente la bicicletta né lasciarla sotto la pioggia, perché quello che soffre in realtà e il display multifunzione. Spero di averti detto tutto su questa bicicletta, trasmesso la mia esperienza. Se hai delle domande però lasciale giù nello spazio commenti. Come al solito ti lascio link e coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.